Ciao a tutti, io sono Riccardo e questo è Body Positivity. Oggi, 17 maggio, è la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Ma cosa vuol dire? Se una persona si dimostra ostile o violento nei confronti di un'altra persona a causa del suo orientamento sessuale o di un'identità di genere diversa dal sesso assegnato, questo è definibile come omofobia, bifobia o transfobia. Non parliamo quindi solo di molestie, di violenza fisica, di essere colpiti, presi a pugno a calci, essere minacciati, inseguiti fino a casa o fino a scuola, essere sputati, legati o picchiati. È considerato un atto omofobo, bifobico o transfobico anche l'abuso verbale, il teasing, il bullismo, i comportamenti minacciosi, gli abusi online, i danni alla proprietà, il rifiuto da parte di genitori o colleghi, le esclusioni dalle attività e lo scoraggiare dal crescere nella propria identità sessuali con frasi come "sei troppo giovane per saperlo" o "è solo una fase". Ci sono però anche delle espressioni più sottili o implicite di omofobia, bifobia e transfobia. Ad esempio, senza avere altre informazioni, presupporre che qualcuno sia eterosessuale, oppure ipotizzare che qualcuno sia omosessuale basandosi su preconcetti o stereotipi. Fare ipotesi sull'identità di genere di qualcuno, sul suo sesso biologico o su quale fase di transizione sia. Non far sentire al sicuro e a proprio agio le persone attraverso strutture specifiche di genere, come ad esempio i bagni pubblici o gli spogliatoi, e mantenere il silenzio, la segretezza e l'invisibilità sulla diversità sessuale. L'omofobia, la bifobia e la transfobia esistono perché in alcune società o ambienti, come la scuola, i luoghi di lavoro e altro, si tende a scoraggiare, reprimere o temere qualsiasi altra forma di sessualità che non sia quella eterosessuale. E questo crea delle conseguenze insidiose per il modo in cui le persone imparano a comportarsi e a identificarsi in quanto ragazzi o ragazze, uomini o donne. Questa rigida polarizzazione di ciò che è maschile e di ciò che è femminile a livello di comportamenti, attributi, attività, aspetto, eccetera, stabilisce una gerarchia tra i due poli in base alla quale il maschile è valutato sempre al di sopra del femminile. Il risultato è quindi la sottovalutazione, l'odio o il disprezzo di tutto ciò che è etichettato come femminile. L'omofobia, la bifobia e la transfobia sono quindi direttamente connesse con la discriminazione di genere, ossia quella che si verifica quando le persone vengono prese di mira perché non aderiscono alle norme di genere relative al loro sesso biologico. Combattere quindi l'omofobia, la bifobia e la transfobia permette non solo di sconfiggere l'odio, le microviolenze e le espressioni più sottili nei confronti di persone gay, lesbiche, queer, intersessuali, asessuali, bisessuali, non binarie o gender fluid, ma permette anche agli eterosessuali di non essere più colpiti o puniti se non aderiscono alle norme di genere. I tratti di genere sono infatti aspetti diversi del carattere umano, della personalità e del potenziale, e diffondere omofobia, bifobia e transfobia non fa che imprigionare tutti e tutte in condizioni che ci impediscono di essere pienamente umani e pienamente noi. La maggior parte dei nostri comportamenti però sono frutto di ciò che abbiamo imparato e quindi tutti e tutte ci possiamo impegnare a disimparare ciò che è falso e dannoso e ovviamente a diffondere tramite giornate come queste l'importanza di combattere l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate qui sotto i vostri commenti e che la Body Positivity sia con voi.